Hai mal di testa? L'AI sospetta un tumore. Sei pronto a crederle? Immagina di svegliarti una mattina con un leggero mal di testa. Ti rechi in ospedale, ma ad accoglierti non c'è un'infermiera, non c'è un medico, non c'è nessuno. Solo un terminale, un visore, una voce sintetica che ti dice: inserisci i tuoi sintomi. L'elaborazione è in corso. Siamo in Cina, siamo nel futuro, o forse siamo già nel presente. Nel 2024, nella provincia di Guangzhou, nasce quello che molti chiamano il primo ospedale AI. 0 medici umani in corsia, 0 errori di battitura nelle cartelle cliniche, 0 distrazioni. Un'intelligenza artificiale alla guida dell'intero sistema ospedaliero. In un ospedale, in Cina, 42 medici AI e 4 infermieri virtuali lavorano giorno e notte. Non dormono, non si fermano. Gestiscono fino a 10.000 pazienti in pochi giorni. Ogni diagnosi arriva in pochi secondi. Precisione? 93,06%. Efficienza? Oltre 3.000 persone assistite al giorno. È già realtà, non è fantascienza. Sembra efficiente, sembra rivoluzionario, ma è davvero umano? Ma in questo futuro lucido e silenzioso, chi ti ascolta? Quando non c'è nessuno ad ascoltare? Chi ti guarda negli occhi? Quando hai solo davanti una fotocamera? Chi ti prenderà la mano quando avrai paura? E chi si assume la responsabilità quando una diagnosi sbagliata arriva da un algoritmo? Il progetto si chiama Smart Clinic 2.0. Dietro c'è Ping An Good Doctor, un colosso tech con accesso a milioni di dati sanitari. I pazienti entrano in una cabina, descrivono i sintomi. L'AI scansiona il volto, analizza la voce, interpreta le emozioni, poi prescrive farmaci, consiglia esami. In alcuni casi prenota addirittura un intervento chirurgico. Sì, un algoritmo decide se vieni operato o no. E tu? Hai il diritto di dire di no? È questa la medicina del futuro? O è il preludio a una distopia dove la compassione è stata cancellata? Le autorità cinesi dicono che è tutto sotto controllo, che l'intelligenza artificiale riduce gli errori, che abbassa i costi, che può democratizzare la salute. Il sistema sanitario cinese è moderno, sì, tecnologico, certo, ma è davvero per tutti? In un paese con oltre 1,4 miliardi di persone, accedere a cure adeguate può diventare un privilegio, soprattutto nelle aree rurali, dove gli ospedali sono pochi e i medici ancora meno. Chi vive nei villaggi spesso è costretto a viaggiare ore, solo per farsi visitare. E poi ci sono i costi, alti, spesso proibitivi. Ti ammali? Paghi. Vuoi un'ecografia? Paghi. Vuoi un intervento? Speriamo tu abbia i soldi. La gente lo dice, lo ripete: non mi posso permettere di stare male. Vogliamo parlare del lavoro in nero? O ci fa troppo comodo non guardare? Disumano? No, forse è anche peggio. In Cina, oltre 170 milioni di persone lavorano senza contratto, spesso in condizioni pericolose e senza alcun diritto. Invisibili, sostituibili, silenziati. E allora arriva l'AI. Arriva con la promessa di cure più economiche, rapide, accessibili. Ma è davvero così? O è solo una toppa high-tech su una ferita profonda e vecchia? Perché non basta dire rendiamo l'ospedale intelligente, se poi la maggior parte delle persone non riesce nemmeno a entrarci. C'è un livello di preoccupazione sociale altissimo. La gente non si fida, non dei medici corrotti, non degli ospedali privati, non delle liste d'attesa infinite, e ora nemmeno delle macchine. La tecnologia può anche funzionare, sì, ma chi la gestisce? Chi controlla l'intelligenza artificiale? Chi ha accesso a quei dati? Chi garantisce che non vengano usati per altro? Perché se conosci i miei sintomi, se conosci il mio battito cardiaco, il mio DNA, le mie emozioni, quanto potere hai su di me? Non sarà che l'intelligenza artificiale in realtà non sta democratizzando la salute, ma solo centralizzando ancora di più il potere? I dati finiscono nelle mani delle grandi aziende, i sistemi sanitari diventano piattaforme digitali, e chi non ha lo smartphone, chi non sa usare l'app, chi non ha la connessione, resta fuori, come prima, come sempre. C'è chi racconta di aver saltato cure importanti perché il medico AI non ha rilevato anomalie. C'è chi ha perso tempo prezioso per poi essere costretto a tornare negli ospedali tradizionali. E allora la domanda è una sola: l'intelligenza artificiale risolve il problema o lo nasconde? C'è chi dice che è fantastico. Una donna di 34 anni ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi precoce di cancro grazie a una semplice visita AI. Le ha salvato la vita. Ma un ragazzo ha raccontato di essere stato classificato come a basso rischio da un sistema automatizzato. Una settimana dopo, collasso, infarto. Fortuna che il fratello era con lui.
non un algoritmo. Forse non è una questione di efficacia, forse è una questione di fiducia. Ti fideresti mai di una macchina che decide se vivere o morire? Siamo pronti a cedere anche l'ultimo baluardo umano all'automazione? Prima le fabbriche, poi i call center, poi gli autisti e ora i medici. Il giuramento di Ippocrate può essere recitato da una macchina. Chi ci prenderà per mano quando avremo paura? Chi ci guarderà negli occhi prima di dirci «mi dispiace, è grave»? Una voce artificiale? Un monitor? Oppure abbiamo già cominciato a disabituarci alla presenza umana, a rinunciare all'empatia in nome della precisione? Una medicina senza errori, ma anche senza calore. Un ospedale senza attese, ma anche senza sguardi. Forse non è la medicina ad avere bisogno dell'AI. Forse è la politica, l'etica, la giustizia a dover curare prima il sistema. Perché un ospedale può anche essere intelligente, ma se il sistema resta malato, chi guarirà chi? Forse il futuro sarà perfetto, pulito, sterile, veloce, ma in quel futuro chi si prenderà cura di noi? Non della nostra cartella clinica, non dei nostri dati biometrici. Di noi, ospedale AI in Cina, futuro inevitabile, o esperimento sfuggito di mano. Tu ti fideresti? Forse in fondo ci stiamo solo chiedendo una cosa. È ancora possibile sognare un ospedale che curi veramente le persone? Un luogo dove la tecnologia non sostituisca, ma affianchi. Dove l'AI sia uno strumento e non il padrone. È ancora possibile immaginare un futuro in cui la salute non sia un privilegio, ma un diritto? Un futuro dove chi vive in una piccola provincia o in una grande metropoli abbia lo stesso accesso, la stessa attenzione, la stessa cura? Un ospedale che non parli solo il linguaggio dei dati, ma anche quello della speranza? Se anche tu ti sei fatto queste domande, perché qui ogni giorno cerchiamo di andare oltre le apparenze, oltre gli slogan, oltre l'intelligenza artificiale, se anche tu senti che la tecnologia corre più veloce delle nostre domande. Allora resta con me, iscriviti al canale, lascia un commento e fammi sapere cosa ne pensi, perché il futuro non lo subiamo, lo raccontiamo, insieme.